C'è un termine anglosassone che si usa molto ultimamente ed è comfort food. Con questo si intende un qualsiasi alimento a cui ciascuno attribuisce un valore consolatorio, nostalgico o semplicemente gratificante per risollevare l'umore. Quella del comfort food è quindi una questione molto personale. Per molti, per esempio, è legato a piatti semplici, magari caldi e sostanziosi, che ci fanno sentire coccolati. Come la pasta patate e provola, piatto invernale della tradizione napoletana, ma perfetto come cibo confortante a tutte le latitudini, o una semplice pasta e ceci. Cominciamo da due tipi di pasta tipici della stagione invernale, la pasta patate e provola, un primo piatto napoletano molto saporito, e la classica pasta e ceci. Ma iniziamo con pasta patate e provola, quindi per questa ricetta inizio tagliando la provola a cubetti. Prima facciamo delle fettine. Poi delle listarelle e poi dei cubetti. E ora passiamo alla pancetta. Per prima cosa elimino la cotica. Poi anche qui prima ottengo delle striscioline e successivamente dei cubetti. E anche la pancetta è tagliata. Passiamo al peperoncino. Eliminiamo la parte verde, lo apriamo a metà, togliamo i semini interni e lo tritiamo. Ma passiamo alle patate. Le sbuccio. Ora le tagliamo a fettine, successivamente a bastoncini e poi a dadini. Perfetto, abbiamo tutto quello che ci serve per andare ai fornelli. In un tegame piuttosto capiente mettiamo dell'olio extravergine di oliva. Ora aggiungo sedano, carota e cipolle tritate. Unisco anche il peperoncino tritato e un rametto di rosmarino. Faccio rosolare qualche minuto. È il momento di aggiungere la pancetta e la facciamo rosolare. La pancetta è rosolata, aggiungo le patate. Mescoliamo per farle rosolare. Come ogni ricetta tradizionale, esistono diverse versioni della pasta patate e provola. Ci sono varianti con la pancetta o la cotica di maiale e si può preparare sia in bianco che rossa o farla anche più o meno brodosa. Io aggiungo il concentrato di pomodoro e lo diluisco con un po' di acqua bollente. Unisco anche un po' di acqua bollente, potrebbe essere anche del brodo vegetale. Salo. Come formato di pasta la tradizione vuole che si usi quella corta o mista. Gli avanzi che abbiamo in dispensa, per esempio, che a Napoli sono detti munnezzaglia. Eccola qui la pasta. La inseriamo. Come vedete in questa preparazione la cottura della pasta è molto particolare. Viene risottata. Cioè assorbe lentamente tutti gli ingredienti che stanno in pentola e poi alla fine diventa molto più cremosa e densa. Aggiungiamo l'acqua poco per volta fino alla cottura completa.
La nostra pasta patate, senza ancora provola, è pronta. Togliamo il rosmarino e aggiungiamo la provola. E mescoliamo. Il fatto che questa pasta fili è veramente godurioso. E siamo pronti per impiattare. Come vedete, il risultato finale della pasta patate e provola è cremoso e azzeccato, come si dice a Napoli per descrivere il condimento amalgamato, denso e ben attaccato. L'ultimo tocco? Un po' di formaggio grattugiato. E adesso possiamo passare alla nostra pasta e ceci. Cominciamo con un trito di odori: aglio, salvia e rosmarino. Sbucciamo l'aglio. Lo tagliamo a metà ed eliminiamo l'anima centrale, che è quella un po' più indigesta. Prendiamo un po' di aghetti di rosmarino, eliminiamo la parte centrale che è legnosa e tritiamo tutto insieme, ovviamente insieme alle foglie di salvia. Trito pronto. Passiamo ai pomodorini, che taglio in quarti. Perfetto, possiamo andare ai fornelli. Iniziamo mettendo in un tegame capiente l'olio extravergine di oliva. Aggiungiamo poi sedano, carota e cipolla tritate. Uniamo anche le erbe aromatiche e l'aglio e lasciamo soffriggere. Aggiungo anche i pomodorini e i ceci. Questa pasta diventerà molto cremosa perché io la risotterò, ovvero la cuocerò all'interno di tutti questi ingredienti, quindi rilascerà tanto amido e diventerà proprio cremosa grazie a questo. Ma se voi decideste di cuocerla a parte, vi consiglio di frullare un terzo dei ceci per rendere cremosa la pasta. Visto che questi ceci sono già lessati, li lascerò soffriggere qualche minuto, giusto il tempo di insaporirsi. È il momento di aggiungere del brodo vegetale. E poi la pasta. La portiamo a cottura aggiungendo poco alla volta il brodo necessario. Pasta e ceci è pronta. Aggiusto di sale e di pepe. Giusto un filo d'olio extravergine d'oliva a crudo e la nostra pasta e ceci è pronta per essere gustata.